Bentrovati. Allora, dopo aver delineato in qualche modo la procedura generale per applicare questo metodo molto potente per l'analisi di circuiti integrati di varia forma, di configurazione anche complicata a microonde, andiamo invece, torniamo, ripieghiamo sul semplice e analizziamo ancora una volta il caso della microstriscia, della più diffusa e importante struttura guidante dei circuiti a microonde, dei circuiti integrati. E vediamo in un esempio specifico come in effetti la procedura si compie, come si applica, fino a giungere alla fine a un'equazione integrale che poi va risolta attraverso la tecnica, il metodo dei momenti che noi abbiamo già visto in una lezione precedente. Quindi ricordiamo che nella formulazione con la funzione di Green erano state escluse le metallizzazioni, erano state quindi stralciate dal nostro sistema elettromagnetico le metallizzazioni con le relative correnti, che noi abbiamo considerato come se fossero correnti impresse, quindi delle sorgenti di campo, quando invece in realtà in qualche modo sono considerabili correnti indotte in un problema agli autovalori, come sono i problemi in genere di propagazione guidata. Noi con questo trucco abbiamo in qualche modo considerato il problema agli autovalori invece con un problema deterministico cosiddetto, quindi considerando delle sorgenti, una funzione di Green, che però era semplicemente quella di un mezzo stratificato e dunque godeva di certe proprietà di invarianza per traslazione che poi hanno permesso nel dominio spettrale di applicare il potente e semplice risultato del teorema della convoluzione. Questo è un po' il riepilogo. Nel caso della microstriscia, allora si tratta di introdurre la presenza della striscia conduttrice e delle relative correnti elettriche superficiali su di essa. Dunque trascuriamo le correnti magnetiche, dunque consideriamo in realtà delle 4 funzioni di Green che si sono viste all'inizio soltanto in effetti la GE, cioè la funzione diadica per il campo elettrico e per le correnti elettriche. Quindi semplifichiamo di molto il problema, però lasciamo gli aspetti essenziali. Dunque questa è la sezione trasversale della microstriscia. Vedete, abbiamo adattato il sistema di riferimento alla nostra nuova convenzione in cui la Z è in qualche modo ortogonale alla stratificazione e allora la coordinata longitudinale lungo la quale noi consideriamo la propagazione viene chiamata x e poi c'è y che è l'altra coordinata in qualche modo tangenziale rispetto alle interfacce. Allora le nostre correnti superficiali avranno 2 componenti, una lungo x e un'altra lungo y. Ecco, però d'altra parte allora la J, la densità di corrente, in generale funzione di x, y e z, sarà funzione della x per mezzo dell'esponenziale del modo, quindi quello che in altri contesti abbiamo chiamato e elevato a meno j kzz, qui lo chiamiamo elevato a meno j kx con 0x. Perché kx con 0? Per non confondere questo numero d'onda, che è quello, diciamo, tipico di un certo modo, naturalmente noi ancora non lo sappiamo, però quanto sarà, però lo ipotizziamo, non confonderlo con il kx che è invece la variabile di integrazione spettrale quando applicheremo la procedura dello spectral domain. Quindi questo è il ben preciso valore del kx per un certo modo, non è il kx come variabile di integrazione negli integrali spettrali. A questo punto allora la J resta funzione soltanto della Y e della Z e siccome la metallizzazione di spessore supposto infinitesimo c'è soltanto per Z uguale a 0, in realtà la dipendenza da Z sarà una delta di Dirac centrata nell'origine appunto e resta invece una densità di corrente superficiale che ha quindi le dimensioni di ampere su metro. Ricordiamo che la delta ha invece le dimensioni dell'inverso della grandezza su cui opera, quindi ha le dimensioni di metri alla meno 1 e dunque il prodotto delle due porge di nuovo le dimensioni della J, cioè ampere su metro quadro. E allora a questo punto poi questa J con S sarà la composizione di una J con Sx per x con 0 e di una J con Sy per y0, tutte e due dipendenti soltanto da y, che sono le due componenti delle correnti, diciamo,
tangenziali, in questo caso, delle correnti superficiali. Benissimo. Allora, il campo elettrico prodotto da queste correnti si esprime attraverso l'integrale della funzione di Green GE di Adica, come dicevo, ma siccome c'è solo lei, chiamiamola di nuovo semplicemente G, e quindi è esprimibile come un integrale doppio fra meno infinito e più infinito, ma in effetti rispetto alla y primo soltanto fra meno W e W, perché al di là della striscia, in effetti, ricordo che la striscia è larga 2W, al di là della striscia le correnti, le sorgenti non ci sono, quindi comunque l'integrale sarebbe nullo, tanto vale fermarlo fra meno W e W, e poi questa G è, diciamo, invariante per traslazione lungo x e lungo y, e quindi dipende solo dalla differenza x meno x' e y meno y' e non separatamente dalla x e dalla y. Invece dipende separatamente dalla z e dalla z', però l'integrale rispetto a z' portava dentro la delta di z', questo significa che dobbiamo mettere 0 al posto di z', e quindi l'integrale rispetto a z' non c'è più. Resta poi la j con s di y', la delta l'abbiamo eliminata con quell'integrale, e poi elevato a meno j kx con 0 x', è questo termine calcolato in x', dx' dy'. Allora, l'integrazione rispetto a x' è più facile perché le correnti non sono coinvolte, in realtà non è altro che l'applicazione di una delle proprietà più note nella teoria dei segnali della trasformata di Fourier, il fatto che se io considero un integrale fra meno infinito e più infinito di una certa f di x meno x', come è la g nel nostro caso, per e elevato a meno j kx per x', in questo caso il kx è il nostro kx con 0, in dx', facendo un cambiamento di variabile, questo si può vedere essere uguale ad e elevato a meno j kx per x per la f tilde, quindi per la trasformata di Fourier della f funzione di kx, naturalmente, trasformata di Fourier rispetto, diciamo, alla differenza, alla variabile differenza. Questa si chiama anche proprietà di traslazione. Quindi nel nostro caso kx è kx con 0, quindi il nostro e di x, y e z sarà e elevato a meno j kx con 0x per la trasformata, quindi a questo punto mettiamo g tilde, la g di Adica tilde, calcolata in kx, che però per noi è kx con 0, poi resta la dipendenza da y meno y', resta naturalmente l'integrale in dy', e dunque a questo punto questo e, diciamo, stralciando l'esponenziale, possiamo chiamarlo come e di y e z, la dipendenza da x sta nell'esponenziale. A questo punto, questo e di y e di z lo scriviamo in realtà come l'antitrasformata della sua trasformata, giustamente. Quindi è 1 su 2π, questa è l'antitrasformata, integrale fra meno infinito e più infinito. Per l'antitrasformata scegliamo sempre il segno meno, elevato a meno j ky in dky della e tilde di ky e di z, trasformata rispetto a y. Ma la trasformata è, per la proprietà della convoluzione, il prodotto delle trasformate. In questo caso è un prodotto matriciale perché la G è comunque la G tilde una matrice, quindi un prodotto, diciamo, scalare fra questa diade, questa matrice e il vettore delle J con S tilde, quindi G tilde di kx con 0, ky z è 0 per scalar js tilde di ky per elevato a meno j ky in dky. Allora questo campo deve in qualche modo soddisfare le condizioni al contorno sulla striscia, qui le imponiamo, e quali sono? Che n vettor il campo, cioè la componente tangenziale, deve essere 0 sulla striscia, quindi n vettor e di xyz deve essere uguale a 0 per ogni x, naturalmente x è la coordinata in questo caso longitudinale, e per y compreso fra meno w e w. Quindi siccome n non è altro che z0, la normale alla striscia è il versore dell'asse z, quindi per y compreso fra meno w e w, z0 vettor, possiamo togliere 1 su 2π, tanto uguagliamo a 0, integrale fra meno infinito e più infinito della g tilde
scalar J con S tilde deve essere uguale a 0. Quindi a questo punto la G tilde è una quantità che in qualche modo noi supponiamo nota, però non conosciamo la J con S tilde, ecco perché si tratta di un'equazione integrale, un'equazione che porta l'incognita sotto il segno di integrale. Ed è però un'equazione omogenea, quindi vedete ritorniamo, perché comunque l'abbiamo camuffato da problema di eccitazione, ma in realtà sempre si trattava di un problema di propagazione guidata, quindi ora che il serpente si è morso la coda imponendo le condizioni al contorno ed ottenendo l'equazione integrale, questa qui è un'equazione omogenea, quindi sarà, diciamo, verificata da soluzioni non banali, quindi da correnti superficiali modali non identicamente nulle, solo per particolari valori, autovalori di kx con 0, che rappresenteranno, quindi una volta risolta l'equazione, le costanti di propagazione dei modi della microstriscia. E poi le relative autosoluzioni daranno le configurazioni, in questo caso di corrente e non di campo, ma naturalmente c'è reciprocità. Si può dire che i campi inducono le correnti o che le correnti generano i campi, questo si può sempre dire per tutta la propagazione guidata. Adesso però come risolviamo questa equazione? La risolviamo col metodo dei momenti, che nasce proprio come metodo di soluzione teorico-numerica di equazioni integrali. Allora prendiamo le nostre funzioni di base, quindi stavolta dobbiamo decomporre la J con S tilde, quindi partiamo dal dominio spaziale, la J con S ha due componenti, J con Sx e J con Sy. Queste due componenti le scriviamo come, in teoria sarebbe una serie infinita, ma qui già operiamo il troncamento, come sommatorie di certe funzioni di base, J con X con M per quanto riguarda la JSX e J con Y con N per quanto riguarda la JSY, e coefficienti che diventano le vere incognite perché queste funzioni di base sono supposte note, A con M e B con N. A questo punto la nostra procedura del metodo dei momenti è alla Gagliorkin, quindi scegliamo come funzioni peso le stesse funzioni di base nel dominio trasformato, però prima dobbiamo esprimere quali sono le componenti tangenziali del campo elettrico nel dominio trasformato e naturalmente sulla striscia, quindi per z uguale a 0, e questo lo facciamo eseguendo il prodotto matriciale. Quindi lei con x tilde sarà pari a gxx per j con sx, gxx tilde per j con sx tilde, dove gx tilde è una delle componenti della matrice, quella diciamo nella posizione 1, 1, poi gxy tilde per j con sy, questo per la e con x, e invece per la e con y abbiamo gyx per la JSX più GYY per la JSY. Notiamo che appunto qui abbiamo 0 e 0 perché non solo Z' era già 0 dall'inizio perché c'era la delta, ma anche la Z è 0 perché stiamo sulla striscia. Allora a questo punto andiamo a moltiplicare questi e con X tilde ed e con Y tilde per le nostre funzioni base, che sono anche le funzioni peso, quindi in particolare la prima per J con XP tilde e la seconda per J con YL tilde, ma questi P e questi L in realtà sono sempre i coefficienti di prima, cioè il primo che varia fra 1 e m grande, il secondo fra 1 ed n grande, però per non confondere P con M e diciamo L con N dobbiamo usare delle lettere diverse, la variabilità però è sempre la stessa. Questi integrali spettrali, vedete, siccome l'integrazione è in dKy, dobbiamo dividere per 2π greco, questi due integrali spettrali permettono poi l'applicazione del teorema di Parseval, che era proprio il punto chiave del metodo dello spectral domain, quindi queste si possono scrivere nel dominio spaziale come integrali di jxp di meno y per e con x di y e di 0, e questo integrale fa 0 perché dove c'è la corrente superficiale, cioè sulla metallizzazione, non c'è la componente tangenziale, e viceversa, dove c'è l'interfaccia dielettrica c'è la componente tangenziale e non c'è la corrente superficiale, quindi questo integrale è nullo per ogni p, e poi quest'altro 1 su 2π greco integrale fra meno infinito e più infinito di j tilde yl per e con y, anche qui applichiamo Parseval e anche qui l'integrale è nullo. Allora però adesso inseriamo
le espressioni, scriviamo quindi questi integrali spettrali con le espressioni del prodotto matriciale che dicevamo prima, quindi la E con x è uguale a g tilde xx per, diciamo, la parte di j con x tilde, che scriviamo a questo punto con la sommatoria delle funzioni di base, e lo stesso il secondo termine, j tilde xy, e l'altra sommatoria per le j con y tilde. E allora a questo punto possiamo portare fuori la serie dall'integrale. Qui non è una serie ma è una somma, quindi questo si può fare sempre. Quindi sommatoria in m piccolo da 1 che va da 1 m grande di h con m, e poi cosa resta? Resta una quantità in qualche modo nota o calcolabile, cioè integrale fra meno infinito e più infinito delle j tilde xp, delle g tilde xx, quindi queste sono funzioni note trasformate delle funzioni di base. Questa è la funzione di Green che si suppone nota, e questa invece è di nuovo la j con x tilde con m, funzione nota. Quindi questo è un integrale in dky che si può calcolare in qualche modo in forma chiusa o numerico, e quindi rimane alla fine una funzione soltanto del kx con 0, che però è una funzione matriciale perché P e M hanno, diciamo, la loro variabilità che abbiamo visto prima, cioè da 1 a m grande. E qui di nuovo sommatoria in n, b con n, c'è quest'altro integrale che è un'altra matrice dipendente da kx con 0, questo per le componenti lungo x. In modo analogo per le componenti lungo y si trova quest'altra espressione in cui ci sono questi altri due integrali. Allora scegliamo di chiamare questi integrali in qualche modo con i pedici della matrice G, e quindi qui si evidenzia, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, una struttura di prodotto matriciale, prodotto righe per colonne, fra questa matrice Z, XX e PM, funzione di Kx con 0, per A con M, e qui abbiamo invece la Z, XY, PN, funzione di Kx con 0 per B con N, e poi le analoghe per quanto riguarda la Y. Allora la struttura è quella, ecco, queste sono le definizioni delle quattro matrici, funzioni di Kx con 0. Notiamo che hanno dimensioni diverse, cioè per esempio la zxx ha dimensioni m per m grande per m grande, la zxy m grande per n grande, la zyx n grande per m grande, la zy n grande per n grande. Se però le mettiamo insieme in quest'unica tabella, in quest'unica matrice, riordiniamo, questa sarà una matrice m grande più n grande per m grande più n grande, e avrà come, diciamo, vettori l'unione degli A con M e dei B con N, cioè di nuovo m grande più n grande componenti. Sistema omogeneo, condizione necessaria e sufficiente per avere autosoluzioni, l'annullamento della matrice dei coefficienti, e questa porge un'equazione trascendente nella variabile kx con 0 che ci dà le costanti di propagazione dei modi della microstriscia, e poi, diciamo, le relative autosoluzioni. Ancora una volta, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è importante nella scelta delle funzioni di base da un punto di vista numerico e da un punto di vista pratico scegliere delle funzioni che il più possibile combacino, aderiscano come un cellophane a quella che è la realtà, in particolare con riferimento alle condizioni ai bordi, eventuali singolarità del campo in presenza delle punte, ricordate il discorso delle punte. Più queste funzioni di base replicano già quello che si suppone essere l'andamento del campo, con particolare riferimento a queste che in inglese si chiamano edge conditions, più la convergenza è rapida, addirittura al limite si può considerare persino un solo termine, l'abbiamo già visto anche questo. Le funzioni di base che normalmente si usano sono di questo tipo. Tra l'altro la microstriscia è una struttura simmetrica rispetto al piano mediano verticale, quindi di nuovo valgono le proprietà di simmetria già viste, che permettono di suddividere le soluzioni in pari e dispari rispetto a questo piano di simmetria, a questo piano mediano. E diciamo, qui che ci siano queste, diciamo, si applica poi il teorema di L'Hopital per capire, per esempio, che questa funzione ha, diciamo, il corretto andamento, ma queste sono sottigliezze matematiche, il corretto andamento è una forma indeterminata, ma si può applicare il teorema di L'Hopital,
il corretto andamento in corrispondenza ai bordi, ma è importante invece osservare quando vado a calcolare le trasformate di queste funzioni, quindi funzioni di KY, escono fuori le funzioni di Bessel. Questo perché di nuovo la striscia in fondo è un cilindro di sezione schiacciata che si estende indefinito longitudinalmente, quindi è giusto che ritornino le autofunzioni dei problemi in coordinate cilindriche, cioè le funzioni di Bessel. Succede per esempio che quando la larghezza della striscia è una piccola frazione della lunghezza d'onda, in questo caso è come se le correnti superficiali lungo y, cioè quelle trasverse, vengano in qualche modo strozzate, e sono di gran lunga prevalenti le correnti superficiali longitudinali che non sono disturbate dalla ristretta sezione della striscia, perché loro si estendono longitudinalmente, quindi in questo caso basta soltanto una funzione di base per le correnti longitudinali e si possono trascurare addirittura le correnti trasversali. Quindi vedete poi la montagna in qualche modo partorisce il topolino, queste matrici che erano infinite si riducono magari anche a un termine solo. Questa è la bellezza di una scelta accurata delle funzioni di base. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione.